Ma quanto è brutta la paura di perdere la persona che ami. Ecco, io giornalmente seguo decine e decine di persone che comunque mi contattano per ricostruire la loro relazione. Paradossalmente la prima cosa che si scatena è proprio la paura di perdere la persona amata, che poi a sua volta genera istinto e tante altre sensazioni. Io oggi all'interno di questo video voglio proprio parlarti della paura, di come gestire questa paura di perdere la persona amata. Inizio subito col dirti che sono Domenico Iapello, sono un Love e Life Coach dal 2011 formato in PNL e voglio dirti che la prima cosa da considerare quando c'è la paura di perdere la persona amata è il perché questo accade. Bisogna proprio consapevolizzare perché accade. Il motivo è molto semplice. Tutti noi siamo abituati all'accettazione, non al rifiuto. Pensa un po' quando sei nato. Pensa, cosa è successo? Sei stato accolto, sei stata accolta in un abbraccio, sei stata nutrita, nutrito. Ecco, tutte queste esperienze che noi abbiamo vissuto alla nascita sono esperienze che ci hanno indirizzati verso l'accettazione e non verso il rifiuto. E perdere la persona amata equivale proprio a una sensazione di rifiuto vero e proprio. Bisogna subito entrare in quest'ottica. Ora preparati perché ho qualcosa di importante da dirti nei prossimi punti. Intanto voglio dirti cosa non fare, un errore da non commettere. Farsi prendere dal sopravvento e dare voce alla paura. Paradossalmente, dando voce alla paura, questa prenderà sempre di più il sopravvento e accadrà quello che non ti aspetti. Perderai in verità proprio la persona amata. È un po' come chi ha paura di avere un attacco di panico. Magari una persona che soffre di stati d'ansia o di attacchi di panico entra all'interno di un supermercato, c'è tanta gente e ha tanta paura che possa arrivare un attacco di panico. Non passeranno diversi minuti che questa persona avrà un attacco di panico. Quindi l'errore che ti chiedo di non commettere è proprio quello di dare voce alla paura vera e propria, altrimenti vivrai proprio la situazione che non ti aspetti. In termini di aspettative, se ti fa piacere, dai un'occhiata a questo video nel quale parlo proprio di aspettative in amore, che è molto importante da ricollegare a ciò che ti sto dicendo oggi. Ora passiamo alla gestione vera e propria, come gestire questa paura di perdere la persona che ami. Quello che io ti chiedo di fare è un semplice esercizio. Inizia a scrivere una lettera alla paura. Scrivi proprio alla paura come ti senti, cosa realmente ti fa paura, cosa non riesci a sopportare, cosa ti fa stare male, quali sono le sensazioni che provi. Ok, inizia proprio a scrivere una lettera aperta alla paura. Poi, dopo aver scritto questa lettera, ascolta, proprio mettiti in ascolto e ascolta cosa la paura ha da dirti. Non è un gioco magico, ti chiedo proprio di mettermi alla prova. Mettiti proprio in ascolto e ti renderai conto che la paura saprà parlare e comunicare con te. Ti dirà molte cose importanti. Chiaramente fai questo esercizio tutte le volte che la paura di perdere la persona amata prende il sopravvento. Mi raccomando, se poi la tua situazione è particolare e hai bisogno di una mano specifica, in descrizione di questo video troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con me. E poi ti chiedo, se ti va, sempre se ti va, di lasciarmi un like e commentare magari con la tua domanda proprio sotto a questo video e perché no, iscriviti al canale così che non perderai tutti i nuovi video che tratteranno appunto temi come la riconquista, la seduzione, problemi di coppia. Ti abbraccio e alla prossima. Ciao!